Benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo avanti con un altro punto per la rubrica di punti e spunti. Un punto già aperto, un punto che andrà molto bene per la stagione primaverile per fare cardigan, magari di cotone, più avanti delle maglie. È molto molto semplice, però nello stesso tempo è veramente molto particolare. Per eseguire questo punto avremo bisogno di un multiplo di 6, quindi io andrò a montare 36 catenelle per fare il campione. Una volta fatte le 36 catenelle ne faccio una aggiuntiva per tornare indietro, quindi entro in quella precedente, cioè la numero 36, faccio un punto basso, salgo con 2 catenelle, questo sarà il mio primo punto alto. Dopodiché andrò a ripassare tutte le catenelle a punto alto, quindi farò un punto alto per ogni catenella utile e dovrò avere lo stesso numero di maglie pari al numero di catenelle che abbiamo montato. Io nello specifico per questo campione ne ho montati 36, quindi alla fine dovrò avere 36 punti alti. Ci vediamo alla fine della riga. Una volta ripassata la catenella punti alti, salgo con 3 catenelle o con 2 catenelle o con punto basso 2 catenelle, punto basso su punto basso, come volete, e vado a fare in totale 5 punti alti, quindi io uno l'ho già fatto, che sono le 3 catenelle, entro non in questo punto perché ci abbiamo fatto sopra le 3 catenelle, ma quello successivo, e ne andrò a realizzare anche altri 4 punto su punto. Quindi in totale dobbiamo avere, comprese le 3 catenelle, 5 punti alti, punto su punto, 5 punti alti su 5 punti alti. 4, 5, ok. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nel terzo punto alto utile, vado a fare un punto alto e qui dovrò farne 4 su 4 punti, quindi entro nel secondo, nel punto alto successivo faccio il punto numero 2, entro in quello dopo faccio il punto numero 3, entro in quello dopo ancora faccio il punto numero 4, dopodiché separo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nella terza maglia utile, faccio un punto alto, entro in quella successiva, faccio un altro punto alto, abbiamo fatto il numero 2, in quella dopo un altro punto alto, il numero 3, e in quella dopo ancora un altro punto alto, il numero 4. Quindi abbiamo replicato il gruppo di punti alti. Dopodiché proseguo con le 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e rifaccio l'operazione, entro nel terzo punto alto utile, lavoro un punto alto, in quello successivo un punto alto, in quello dopo ancora un altro punto alto e dopodiché faremo il quarto e ultimo punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile, vado a fare i miei 4 punti alti su 4 punti alti. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto alto utile, lavoro un punto alto, andremo a finire con 5 punti alti in tutto, così come abbiamo cominciato. Quindi ne ho fatto uno, entro in quello dopo faccio il secondo, in quello dopo ancora faccio il terzo, in quello successivo faccio il quarto, dopodiché il quinto lo farò nell'ultimo punto utile. Il quinto punto chiude la riga. Fatta la riga numero 2, è il momento di partire con la riga numero 3, quindi salgo con le mie 3 catenelle, ne aggiungo una di separazione, quindi in totale sono 4.
Ovviamente salto questo punto perché l'abbiamo già lavorato con le 3 catenelle, ne salto un altro di base, entro nel punto centrale del gruppo di 5 e lavoro un punto alto, entro in quello successivo, lavoro un altro punto alto, farò solo 2 punti alti, 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto formato dalle 2 catenelle e faccio un punto basso, dopodiché aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto ed entro nel secondo punto alto utile, quindi salto il primo, entro nel secondo, filo sull'uncinetto, entro in quello successivo. Quindi questo giro lavoriamo 2 punti alti nei 2 punti alti centrali del gruppo di 4 della riga sottostante. Aggiungo 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle con un punto basso, risalgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto il primo punto di base, entro nel secondo, filo sull'uncinetto, entro nel terzo. Dopodiché riparto con le 3 catenelle, mi infilo nell'archetto formato dalle 2 catenelle con un punto basso, risalgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto il punto alto numero 1, entro nel numero 2 e faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel numero 3 e faccio il secondo punto alto, 3 catenelle, entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle, faccio un punto basso, salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto il primo punto alto, entro nel secondo punto alto, nel terzo punto alto, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle, faccio un punto basso, risalgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nel secondo punto utile, faccio un punto alto, entro in quello successivo, faccio un altro punto alto, aggiungo una catenella di separazione e poi vado a chiudere sull'ultimo punto utile con l'ultimo punto alto e abbiamo fatto anche la riga numero 3. Ora partiamo con la riga numero 4, che non è nient'altro che la ripetizione della riga numero 2. Vediamo come fare. Quindi salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, mi infilo con un punto alto nella catenella che abbiamo sotto. Entro in quella punto alto successivo, un punto alto, entro in quello dopo, punto alto, e sono 4. Quindi le 3 catenelle, i 3 punti alti diventano 4. Filo sull'uncinetto, mi infilo nel primo archetto utile e faccio un punto alto, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo, quindi lascio perdere questo archetto, il punto basso, entro in quello dopo, nell'archetto dopo, e faccio un punto alto, entro nel punto alto successivo con un altro punto alto, entro nell'altro punto alto con un altro punto alto, dopodiché ho l'archetto, entro e sono entrata nell'archetto e ho lavorato un punto alto, quindi dobbiamo riprodurre i 4 punti alti che abbiamo fatto nella riga numero 2. Quindi riga numero 2 siamo partiti con 5, nella riga numero 4 ne abbiamo 5, qui ne abbiamo 4 e continuiamo con i 4. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo, quindi lascio perdere questo archetto, il punto basso, entro in quello dopo e vado a rifarmi il mio punto alto, dopodiché lavoro i 2 punti alti con altrettanti punti alti, entro nell'archetto successivo e faccio il punto numero 4 e abbiamo i nostri 4 punti. 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo con punto alto, dopodiché nel punto alto successivo un altro punto alto,
nel secondo punto alto un altro punto alto, nel primo archetto utile un punto alto. Abbiamo riformato il nostro gruppo di 4 punti alti. 2 catenelle di separazione, lascio perdere questo archetto, lascio perdere il punto basso, entro nell'archetto successivo punto alto, entro nei 2 punti alti, faccio un punto alto per punto, quindi altri 2, entro nell'archetto e andiamo a fare il punto numero 4. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo archetto formato dalle 3 catenelle, faccio un punto alto, entro nel punto successivo punto alto, entro nel punto dopo punto alto, qui ho l'archetto formato da una catenella, entro e faccio un punto alto, dopodiché vado a fare il quinto e ultimo punto alto nell'ultimo punto utile della riga sottostante. E abbiamo finito anche la riga numero 4. Ora andremo a ripassare di punti alti tutta la riga, così come abbiamo fatto all'inizio. Quindi salgo con le mie 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare. Qui ci sono 5 punti alti, uno l'abbiamo già fatto. Con le 3 catenelle andiamo a lavorare gli altri 4 con 4 punti alti. Dopodiché qui abbiamo le 2 catenelle, entriamo nello spazio e lavoriamo 2 punti alti. Dovremo lavorare un punto per ogni punto utile che abbiamo nella riga sottostante. Qui abbiamo i 4 punti alti e facciamo un punto alto per punto. Quindi ne avremo altri 4. Dopodiché qui abbiamo le 2 catenelle e lavoriamo 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi i 4 punti alti così come li trovo. Di nuovo filo sull'uncinetto, qui ho l'archetto formato dalle 2 catenelle e vado a farmi i 2 punti alti. Mi sposto nel gruppo e lavoro punto su punto. Dopodiché mi sposto nell'archetto, lavoro 2 punti alti. Qui ho il gruppo e lavoro punto su punto. Mi sposto nell'archetto e lavoro 2 punti alti. E andiamo a finire con gli ultimi 5 punti alti. Ed ecco il nostro motivo terminato. Ora non dovremmo fare altro che ripartire dalla riga numero 2, cioè 5 punti alti, 2 catenelle, 4 punti alti, 2 catenelle, eccetera, eccetera, e ripeteremo queste sequenze fino all'altezza che vogliamo. Io vado avanti a lavorare ancora un po' per darvi poi un'idea un po' più precisa di quello che è questo punto, semplice ma molto molto bello. Ed ecco il campione terminato, io lo trovo veramente molto molto bello nella sua semplicità, un punto che veramente si adatta a tantissime cose, si possono fare stole, si possono fare bordi di maglioncini, si possono fare cardigan, bordi di cardigan, nella stagione più calda si potranno fare delle maglie, veramente si può applicare a tante tante creazioni.
E con oggi il video è finito. È stato bello condividere con voi questo punto e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Inoltre nel box informazioni vi lascio i link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video!